E quanto sono importanti le parole, Claudia? Parole, tante Dai, parole. dai, dai, continua, Posso andare continua. Dai, avanti? dai. Facci un piccolo show. Dai, che mancano tutto un palinsesto di cose qua, non ve può fare. Ti ho fatto diventare Rossa. rossa, rossa. Dai, che mi ricordo quando ero piccola, piccola, che mi mettevano sul palcoscenico e dovevo cantare. Dai. Dovevi Sì, mi dicevo, dai, cantare. canta, canta, e canto, canto. Canto È così. canta che ti Canta che passa. ti passa. E parliamo delle parole, di quanto sono importanti e non solo di parole, parliamo anche di ricerca del nostro sé, ricerca del nostro scopo nella vita, quante grandi Tante cose, cose. sì, sì, sì. Ma con Bello lei, corposo. con la splendida persona che sta arrivando, la nostra ospite di oggi, veramente si possono affrontare tanti, tanti discorsi, tante riflessioni. Serena Pattaro, una libera ricercatrice della verità, scrittrice, formatrice, molto molto curiosa, e questa è una prerogativa veramente importante quando si cerca la verità. Ha intrapreso un cammino di riscoperta di sé verso il risveglio coscienziale. Sperimenta ogni giorno la vita attraverso l'applicazione del messaggio cristico. Ama da sempre il benessere psicofisico e spirituale, la ricerca dei quali sono diventati la sua missione, insieme alla condivisione e il confronto continuo con gli altri, e vediamo che questo poi confronto si esplicita con tutta una serie di seminari, conferenze, rubriche, incontri sia individuali che di gruppo, anche un bellissimo blog meravigliosamente serena. Lei attua la tecnica di scrittura energetica, ha scritto dei bellissimi libri, io ve ne cito solo qualcuno, gli ultimi, tanto per incuriosirvi un po' e andare poi a fare un pochino di ricerca personale, perché è importante. La felicità nei colori, momento per momento. La mia esperienza, momento per momento, che è la mia esperienza con Ho'oponopono, che per me è difficilissimo Da da dire. pronunciare, ma forse ce l'abbiamo fatta Sì, questa sì, brava, volta. brava. Sono, dunque posso, come creare ed attrarre la vita che vogliamo. Credo che questo Vada per bene tutti, tutti. tutti quanti. 30 giorni per essere felici, energia vitale per sviluppare il tuo obiettivo e tanti, tanti altri. Serena, benvenuta e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, buongiorno a tutti anche gli ascoltatori e grazie a voi invece per avermi invitato, è un onore essere qua con voi, grazie. E grazie anche per la fornita presentazione. Ciao, No, ho Serena. messo solo una cosa, che quando tu parli, parli col sorriso, e questa è Oh. la cosa che mi colpisce di più a livello energetico. Ma diciamo che devo dire la verità, probabilmente il famoso nomen omen, come si suol dire, mi ha aiutato molto. D'altronde i miei genitori mi hanno messo questo nome, Serena, e quindi devo portare avanti questa missione. È il destino nel nome, no? È vero? Esatto. Insomma, È così. nell'antico Egitto c'era la dea Renenet, che era, oltre a essere la dea preposta al parto, era la dea che poi assegnava il nome al nascituro, quindi vedeva durante il parto quali erano le caratteristiche della persona. Quindi io spero, in una trasposizione di questo, che abbiano visto in me, insomma, proprio questo. Sicuramente. E Serena, Claudia Vittone è una bravissima astrologa. Guarda, adesso io cominciamo questa chiacchierata insieme nel nostro salotto, però poi farò un'interruzione pubblicitaria. Durante questa interruzione ti chiedo, se ti fa piacere, di lasciarle la tua data di nascita, se conosci l'ora. Lei va a curiosare, se ce lo permetti logicamente, nel tuo tema natale, e ti dà una piccola indicazione a fine della nostra chiacchierata. Se ti fa Guarda, piacere, però senza molto dirlo in volentieri. diretta, ecco. Ah, ok. No, non ho, da questo punto di vista non ho segreti, perché comunque la mia data di nascita è su tutti i social, quindi
la gente sa anche quanti anni ho, quindi non ho problemi. A noi serve anche l'ora però, Serena. L'ora, il beh, luogo, ma quella quindi... non è un Ah, problema, ok. fornisco anche quello, non è ansia, assolutamente. Sono dati sensibili, io dico sempre che il tema Natale è la vera carta d'identità delle persone, perché poi quella cartacea, sai, si va e viene, ma il tema Esatto. Natale è proprio quello, come dire, l'input iniziale, quindi È scritto nelle scritto. stelle. Sì. Esatto, è come in alto così in basso, in Brava, effetti. è vero. Esatto, molto volentieri poi fornisco tutto. Grazie. Io partirei dalla tua biografia perché qui una frase mi ha colpito molto, il fatto che sperimenti ogni giorno la vita attraverso l'applicazione del messaggio cristico e sul blog Meravigliosamente Serena scrivi proprio che il messaggio cristico è la vibrazione creante della divinità che ognuno di noi è, la connessione col tutto perché siamo il tutto e pura coscienza e l'infinito e l'eterno che ci pervade in ogni istante presente e l'illuminazione e il risveglio, la comprensione dell'io sono. Questo, adesso partiamo dalla fine un po' dell'intervista per dire è questo il nostro scopo sulla Terra, la comprensione dell'io sono, Serena? Allora, diciamo che il nostro percorso qui, diciamo, di incarnazione sul pianeta Terra riguarda principalmente la risposta alle 3 domande fondamentali dell'esistenza, che sono chi sono, da dove vengo e dove vado. E sono le 3 domande, insomma, che noi ogni giorno in realtà ci poniamo, anche se non direttamente. Perché a volte accade anche quando succede qualcosa che magari si ripete, diciamo perché sempre a me? Ecco, questa è una delle domande che è semplicemente una declinazione delle 3 domande che fondamentali. E quindi sì, in realtà noi siamo qui per scoprire chi siamo in che senso? Non tanto a livello di identificazione, quanto a livello di identità. L'identità è chi siamo noi in essenza. L'identificazione è data dalla meccanicità della nostra macchina biologica, con tutti diciamo, i condizionamenti, le esperienze anche che abbiamo fatto, quindi tutti quei codici che sono inseriti nel nostro subconscio, che è la sede delle nostre memorie sia di questa vita sia di tutte le altre vite, che possiamo definire come vite precedenti, vite future, oppure, come piace più a me credere, insomma, nel senso che non ho ovviamente certezze in questo, in vite parallele, perché noi quando usciamo dal nostro paradigma che abbiamo qui sul pianeta Terra, spazio e tempo non hanno più la connotazione che diamo in questo paradigma terrestre. Ecco, quindi io direi sì, lo scopo della vita è quello di ritrovare se stessi, quindi non gli altri, Sì. anche se noi passiamo la maggior parte della nostra vita a dire agli altri che devono cercare se stessi. Allora io lascio i nostri ascoltatori un attimo in sospeso su questo pensiero, ecco, il fatto di non dire agli altri, ma cominciare a dire a se stessi chi sono io. Ci fermiamo proprio qualche istante perché siamo arrivati un po' lunghi sulla pausa pubblicitaria, Serena, e così abbiamo modo di conoscere nel dettaglio i tuoi dati di nascita e torniamo subitissimo per continuare questa chiacchierata insieme. Alziamo le vibrazioni con Carla Canapè e Claudia Vittone, quest'oggi ospite con noi Serena Pattaro. Non abbiamo bisogno di parole, abbiamo tirato fuori dal nostro cilindro musicale questa
canzone datata 1992 per addentrarci nel tema di quest'oggi. Con noi ospite attraverso i nostri telefoni Serena Pattaro, libera ricercatrice della verità, scrittrice e formatrice. Abbiamo così fatto un piccolissimo accenno al messaggio cristico che si esprime attraverso la parola o la parabola. Io sono la via, la verità e la vita, nessuno arriva al Padre se non per me. Il messaggio cristico è vibrazione e a volte forse Serena noi sottovalutiamo la vibrazione della parola, del suo potere. E io vorrei proprio gettare un piccolo seme quest'oggi, visto che è la 52esima settimana, L'ultima. per cercare veramente di pensare se può arrivare appunto nelle coscienze, perché bisogna vedere se sono pronte. Se il Questo terreno è pronto. ecco, ce lo insegni tu veramente con le tue conferenze. Quanto le parole possono influenzare il nostro campo fisico, emotivo e mentale e quindi il nostro equilibrio e quello di chi ci circonda. Direi che non dico il 100%, ma probabilmente siamo molto vicini a questa percentuale. Perché le parole sono lo strumento che ci è stato messo a disposizione per poter creare la realtà per come la vogliamo. Quando io dico volere, si intende anche la volontà inconscia, cioè la volontà inconsapevole, perché in realtà noi creiamo il 100% della nostra realtà in base alle parole che diciamo, e questo lo possiamo vedere anche con un esempio molto molto semplice, cioè tutti quanti siamo d'accordo che chi parla la stessa lingua in realtà ha delle caratteristiche simili, cioè spagnoli e norvegesi per esempio non hanno le stesse caratteristiche, però tra gli spagnoli ci sono caratteristiche simili, e questo è dovuto anche proprio al tipo di comunicazione che fanno tra di loro, quindi il tipo di parole che vengono utilizzate, ma anche il modo con cui vengono espresse. E in effetti si dice che gli spagnoli, per esempio, i sudamericani sono persone molto calienti, sì, mentre i norvegesi sono persone fredde. Beh, guarda caso, dipende anche dal luogo in cui vivono, cioè l'ambiente stesso in cui si vive, e quindi l'ambiente anche crea determinate parole, e quelle parole vengono utilizzate da noi tutti i giorni per descrivere la realtà. Se noi cambiamo stato, per esempio, a volte anche basta solo cambiare città, però se cambiamo stato e andiamo in una zona completamente diversa, la nostra realtà inizia a modificarsi. Perché? Perché iniziamo a parlare in maniera diversa, utilizziamo dei termini diversi. E più lingue si conoscono in maniera dettagliata e più la visione della vita diviene completa, perché facciamo delle esperienze diverse. E abbracciamo anche altre culture, quindi rimaniamo più aperti. Esatto, ma l'altra cultura è espressa con le parole, perché alla fine ogni nostro pensiero è un insieme di parole. Una nostra emozione, che può essere intesa sia come emozione, cioè portare all'esterno, oppure azione del sangue, perché l'emozione è a livello di macchina biologica è una produzione di chimica, ma questa chimica da cosa è prodotta? Dai nostri pensieri. Mi spiego.
in una stessa situazione, ognuno di noi agisce o reagisce, a seconda ovviamente della persona stessa, ma anche della situazione stessa, in maniera diversa. E questo è dato dal fatto che noi diamo degli input diversi alle nostre cellule di affrontare quella situazione. E quindi questo significa, l'input da cosa è dato? È dato da quella che è la mia idea che esprimo a parole di quella situazione. E quindi poi l'emozione porta a fare una determinata azione che poi esprimerò con determinate parole. Il linguaggio appunto è questa parte, questo strumento molto speciale che è stato messo a disposizione solo dell'essere umano e che ha una caratteristica principale. Gli animali non possono creare la propria realtà perché non hanno la capacità di astrazione. Astrazione significa prendere una situazione e porla in una diversa. Mi spiego, noi possiamo parlare di passato, presente e futuro. Sì. L'animale può parlare solo del presente, parlare tra virgolette ovviamente, cioè il cane per esempio non mi può dire ieri ho visto passare il gatto e gli ho abbaiato. Abbaierà solo se vedrà il gatto, altrimenti non abbaia, mentre noi possiamo parlare del gatto che abbiamo visto ieri o del gatto che vorremmo prenderci in futuro. E questa capacità di astrazione è ciò che caratterizza l'essere umano rispetto a tutti gli esseri, a tutti gli altri animali, cioè qualsiasi specie animale poi ci possa essere. Quindi le parole alla fine sono il nostro strumento di creazione, d'altronde ce lo dicono anche tutte le filosofie, tutte le civiltà antiche, tutte le religioni, che il mondo si crea attraverso il suono e per noi il suono si traspone ogni giorno con la parola, oltre che ovviamente con suoni veri e propri come la musica per esempio. Ecco, però la parola è una vibrazione ed è una vibrazione sonora, quindi noi con la parola creiamo. E siccome ce lo dice anche la scienza, ormai non solo i vari guru spirituali, che tutto è vibrazione, la vibrazione della parola è ciò che va a creare la nostra realtà nel qui e ora in base alla vibrazione che emettiamo, perché la vibrazione dell'etimologia va ad agire sul nostro subconscio, la vibrazione invece il significato etimologico della parola va ad agire sul nostro subconscio, quindi sulle nostre memorie, mentre la vibrazione con cui noi esprimiamo la parola stessa va ad agire sulle nostre cellule che sono dotate di fonorecettori, cioè recettori del suono, e queste informazioni vanno poi portate al DNA che decide quale chimica produrre. E quindi qual è la chimica che produce dipende dalle parole che abbiamo detto. Esempio semplicissimo, se io dico che stress, ovviamente siamo già tutti stressati adesso che lo stiamo ascoltando e c'è un'informazione di produzione di cortisolo. Ma se io dico che bello, fantastico, meraviglioso, la cellula percepisce di andare a produrre, adesso semplifico ovviamente il tutto, che ne so, la serotonina, GABA, ossitocina, cioè tutte queste sostanze che invece ci fanno stare bene. Quindi le parole che pronunciamo agiscono sul nostro cervello che produce poi degli ormoni e di conseguenza noi ci sentiamo chimicamente in base a questa reazione. È corretto? Esatto. Ecco, Perché come dicevo, la reazione chimica che avviene all'interno del nostro corpo è la nostra emozione.
Quindi come sto io, bene o male, a seconda dell'informazione che io ho dato alla mia cellula della chimica da produrre in quel momento. Ricordiamoci sempre nel qui e ora. Quindi Ecco. è importante questo aspetto, Sì. perché l'informazione la sto dando adesso alla mia cellula, diciamo così. E il modo in cui do questa informazione, che sia pensiero oppure parola scritta, oppure se sto pronunciando la parola, ha degli effetti comunque o cambia la modalità? Allora, è molto più potente la parola vocalizzata, proprio per il discorso che abbiamo questi fonorecettori. Ma diciamo, anche se io la penso e basta, o la leggo o la scrivo, ha un effetto importante comunque, perché è una vibrazione che io comunque emetto nell'universo ed è l'esternazione della vibrazione che sono io in quel momento. Questi studi, tra l'altro, sono stati confermati da delle equip russe, dove hanno praticamente sperimentato l'azione della vibrazione del pensiero sulla modifica del DNA. Quindi significa che anche se io semplicemente gli studi, se qualcuno vuole andare a approfondire, sono quelli di Garjaev per esempio, ma ci sono anche altre equip. Diciamo che lui è quello più famoso, insomma, che si trova molto di più in nomenclatura. E quindi loro hanno proprio sperimentato che se io penso qualcosa posso modificare il mio DNA. Ovviamente non è un pensiero di qualche secondo, ma si parla di una vibrazione protratta nel tempo. Questo perché quel tipo di vibrazione che io emetto va ad attivare il mio DNA. Noi abbiamo circa 64 aminoacidi nel nostro corpo, ma solo mediamente 20 attivi, e questo è dovuto al fatto che più sono elevate le nostre vibrazioni, più quegli aminoacidi, quindi quelle antennine, vengono attivate e quindi più possibilità di scelta ho. Più sono basse le mie vibrazioni, meno si attivano gli aminoacidi, quindi meno scelta ho nella vita di tutti i giorni. E quindi in cosa si traduce a livello pratico tutto questo? Sviluppo di libero arbitrio oppure totale condizionamento. Dipende sempre in che posizione sono io tra i due estremi. Devo dire che è un discorso molto molto attuale in questo momento, ecco. Sì. Decisamente sì. Sì. Serena, Buddha sosteneva che le parole hanno il potere di distruggere e di creare. Quando siamo arrabbiati, noi emettiamo una forza a volte indicibile nell'enunciare delle parole bruttissime verso di noi o verso gli altri. Quella vibrazione negativa può arrivare a destinazione, o quanto si ribalta verso di noi o verso le persone che ci sono vicine, che ci vogliono bene, che magari ci stanno male per quelle parole, o anche i nostri animali magari che si spaventano. Allora, su di noi hanno un effetto sicuramente potentissimo, per il discorso che dicevo anche prima, perché sono delle informazioni, cioè le nostre cellule hanno questi fonorecettori che rispondono alla nostra voce, non alla voce degli altri. Quindi quando è che diventa potente anche negli altri? Quando gli altri, ascoltando quelle parole, le fanno proprie. Ok. Ecco, quindi ecco come noi siamo manipolati dagli altri oppure influenzati, perché anche qua sono due situazioni completamente diverse. La capacità dell'essere umano deve essere quella di trasmutare, per esempio, la rabbia in impeto guerriero e quindi utilizzare quelle parole che non ti verrebbe in quel momento spontaneo utilizzare, e che è, siccome tu prima hai nominato il messaggio cristico, è la famosa azione, scusatemi,
che noi chiamiamo il porgere l'altra guancia, che è sempre stata interpretata in maniera errata. Il porgere l'altra guancia in realtà è fare quell'azione che spiazza il tuo avversario e può essere fatta solo per libero arbitrio e non per reazione meccanica. E allora cosa succede? Se uno mi insulta, io posso invece esprimere parole di amore nei suoi confronti. Se uno è arrabbiato nei miei confronti, io posso utilizzare delle parole per calmarlo, invece che per alimentare la rabbia. Ecco come noi possiamo influenzare e manipolare gli altri, ma anche farci influenzare o manipolare. L'influenza la scegliamo noi perché risuona con noi quella vibrazione. La manipolazione invece è qualcosa che ci viene imposta perché va ad agire sui nostri impulsi di sopravvivenza. E quindi la paura, per esempio, Sì. è una forte leva proprio emotiva. Ecco, i Esatto. professionisti del marketing e della persuasione conoscono bene queste tecniche, queste regole, proprio per condizionare più o meno inconsciamente le persone a fare qualcosa. Ma possiamo con coscienza utilizzare noi queste tecniche per autocondizionarci e quindi evitare di finire in quei loop ciclici in cui la vita ci porta? Certo, basta solo iniziare a intanto cambiare vocabolario, quindi iniziare a scegliere le parole per il vero significato che hanno. Purtroppo, soprattutto noi italiani, non conosciamo l'etimologia delle parole. Brava. E ovviamente metto in mezzo anch'io su questo perché io non conosco l'etimologia di tutte le parole, però l'idea del libro, per esempio, Comunicazione efficace, che ho scritto qualche anno fa, è partita proprio da questo, cioè mi rendevo conto che quando sperimentavo l'utilizzo di parole diverse mi accadevano cose diverse, pur sforzandomi in quel momento di utilizzare altre parole. E quindi è da lì che poi è nato tutta anche questa mia passione dell'andare ad approfondire ulteriormente cosa noi andiamo a creare nella nostra vita tramite le parole. Serena, ci fermiamo solo qualche istante. Consigli dalla regia, resti ancora un pochino con noi. Abbiamo... Certo. Grazie, grazie tantissimo. A tra pochissimo restate con noi, alziamo le vibrazioni, siete in tanti, io vedo tantissimi messaggi sulla nostra pagina Facebook di buongiorno, di saluti, poi li leggeremo. Grazie a tutti voi che ci seguite. Spazio ai consigli pubblicitari, alziamo le vibrazioni su Radio Antenna 1, la radio che ti fa stare bene. Siamo in compagnia di Serena Pattaro, scrittrice, formatrice, ricercatrice della verità. Stiamo parlando dell'importanza, della forza delle parole, della loro vibrazione, una vibrazione che si può misurare, Serena? Sì, la vibrazione si può misurare, ci sono degli strumenti radiestesici che possono essere utilizzati da quelli un pochino più classici, come può essere per esempio un pendolino, alle vere e proprie bacchette radiestesiche, insomma, diciamo che utilizzano anche radiestesisti professionisti, quindi è possibile farlo. Io l'ho fatto personalmente attraverso l'utilizzo del pendolino e utilizzando la scala di Bovis. Ecco, quindi io ho fatto tutta una serie di rilevazioni. In realtà stavo creando un vero e proprio vocabolario energetico, ma a un certo punto
il mio computer mi ha abbandonato e ho perso tutto il lavoro che avevo Oh, fatto. mamma mia. Quindi dovrò riprendere, insomma, a fare ancora questo, però mi sono rimasti, diciamo, i primi lavori che avevo fatto. Quindi le parole e i nomi hanno una vibrazione molto importante, e poi ricordiamoci che il nome, tornando a quello che dicevamo prima, è anche quello spirito guida che ci accompagnerà tutta la vita tramite quella specifica vibrazione. Quindi sì, Importantissimo scegliere il nome giusto per il proprio bimbo, mi raccomando. Dovrebbe esatto. chiederglielo. Sì. Esatto. Però tu prova a pensare quando, per esempio, ti porto questo aneddoto mio personale. Io mi dovevo chiamare Elisa, in teoria, però mia madre all'ultimo ha cambiato nome perché 10 minuti prima di me è nata una bimba e l'hanno chiamata Elisa. E allora ha cambiato, ma ha messo nome Serena, e questo è molto interessante perché cosa significa? Significa che probabilmente la vibrazione del nome Elisa non mi apparteneva e quindi era più adatto a me il nome Serena. Oppure, per esempio, con mio fratello è successo che non si ricordava più il nome. E allora gliene ha messo un altro, cioè al momento della nascita non si ricordava più quel nome e gli ha messo un altro, tutti nomi bellissimi tra l'altro. Però è interessante perché tu dici, probabilmente erano dei messaggi come per dire non è quella la vibrazione adatta ai tuoi figli, cosa che per esempio non è avvenuta con mia sorella. Mia sorella il nome che avevano deciso è stato quello. Quindi oppure quelle persone che durante l'arco della loro vita cambiano nome, oppure si fanno chiamare con dei nickname, adesso si utilizza questo termine, con degli pseudonimi, oppure utilizzano il diminutivo del proprio nome. Significa che l'energia in quel momento che appartiene a quelle persone è quella. E pensiamo anche all'eredità che ci portiamo addosso quando ci danno il nome del nonno, della trisavola, Un bel bagaglio. Sì. Oppure quando ti danno più nomi. Sì, Più giusto. nomi significa una connessione molto importante, tra cui appunto quello che dicevate poco fa, anche l'eredità, magari se quelli erano, che ne so, i nomi di 3 avi, cioè l'eredità anche genetica, akashica di quelle 3 persone. Anche perché noi comunque nasciamo, come ci dice Ho'oponopono, che tu prima hai nominato il libro che io ho scritto, appunto la mia esperienza con Ho'oponopono, come ci dice Ho'oponopono, noi in realtà nasciamo anche per sistemare il karma dei nostri avi, come faranno poi i nostri figli, come hanno fatto i nostri genitori per i loro avi, e andiamo avanti in questa maniera. Ciò che non è stato sistemato dai genitori lo faranno i figli. Ed è straordinaria anche questa parte qua, perché ritorniamo al messaggio iniziale, che tutto è uno. Noi siamo un'unità, quindi collaboriamo anche se non ne siamo consapevoli. Serena, mamma mia, questo bellissimo discorso meriterebbe veramente un approfondimento più importante. Pensando così in maniera un pochino più immediata all'anno che sta arrivando. Ci sono delle parole che utilizziamo che in qualche modo vediamo che ci influenzano, o meglio, ci autosabotano, o ci fanno avverare quello che noi Le diciamo. profezie. Ecco. Come dobbiamo impostare? Qualche piccolo suggerimento per impostare un po' meglio la comunicazione con noi stessi? Perché noi quanto parliamo con noi stessi? Tanto. Noi
noi non siamo capaci di stare zitti con noi stessi, magari siamo taciturni con gli altri, ma con noi stessi è molto molto difficile. È quella famosa caratteristica che si dice che è tipica dei saggi che hanno questa parte di silenzio interiore, perché sono riusciti a gestire il loro dialogo con se stessi. Ma allora, io per quanto riguarda ovviamente le parole, io consiglio appunto quando, se mi permettete, io vorrei dare un piccolo consiglio che do spesso e volentieri: registratevi per 10 minuti finché siete in conversazione con qualcuno, qualsiasi conversazione. Trascrivete ogni parola che avete detto, indipendentemente che abbia un significato nel contesto, cioè nel senso, non andate a modificare, a togliere le parole magari quando si vuole esprimere un'idea e poi però ci si pensa un attimo, come ho fatto io in questo momento, e che la si vuole dire in un'altra maniera. Scrivetele proprio tutte le parole e poi andate a vedere quali sono le 5 parole che avete utilizzato più spesso. Andate a vedere l'etimologia di quelle 5 parole e scoprirete qual è la media della vostra vita. E allora da lì poi si può partire e iniziare a modificare le proprie parole utilizzando quelle che rappresentano la vita che vogliamo. Premetto anche un'altra cosa: è facile fare tutto questo? No, però lo possiamo rendere semplice attraverso l'allenamento. E poi una cosa molto interessante è la modalità, il modo con cui noi andiamo ad esprimere ciò che vogliamo veramente nella nostra vita. Innanzitutto dobbiamo utilizzare le parole io voglio, non vorrei, mi piacerebbe, eccetera, eccetera. Quindi iniziamo a togliere tutti i condizionali e togliamo le parole al futuro e al passato quando invece vogliamo qualcosa. Mi spiego. Volevo dirti che è tipico, è tipico anche mio come modo di dire, ed è uno di quegli aspetti su cui io ho lavorato e sto lavorando tuttora. No, voglio dirti, perché siamo qui adesso, in questo momento, e quindi è reale. Il volevo rappresenta qualcosa che non c'è più. Sì, è nel passato, giusto. Esatto. Oppure il vorrei dirti. No, voglio dirti. Te lo dico. Esatto, Faccio così. dico. Altra cosa è utilizzare sempre le affermazioni. E anche questo è un aspetto interessante, perché noi utilizziamo invece il non seguito da. Non fare questo. Beh, allora, abbiamo deciso che quello lì non lo dobbiamo fare. Beh, allora spostiamoci su cosa dobbiamo fare. Perché se io dico all'universo cosa non voglio, cosa non devo fare, cosa non devo dire, però all'universo non hai detto cosa tu vuoi, hai detto cosa non vuoi. Sì. Quindi, ok, abbiamo già escluso qualcosa. Ma E glielo stai dicendo cosa non vuoi, quindi l'universo magari te lo porta pure. Esatto, perché sappiamo il discorso del non. Esatto. Esatto. E poi bisogna chiedere gli obiettivi, non bisogna mai chiedere i mezzi, chiediamo gli obiettivi, perché se noi ci focalizziamo sul mezzo, ecco allora che l'obiettivo rimane là. Mi spiego? Quando avrò i soldi, allora farò. In realtà ti devi concentrare sul fare l'obiettivo. Allora arrivano i soldi. I soldi sono un mezzo, non sono un obiettivo. Lo so, è difficile cambiare questo modo di percepire la realtà, ma non è neanche poi, ma non è impossibile. Cioè è più possibile di quello che pensiamo.
Possiamo perché iniziare a cancellare la parola impossibile dal esatto. dizionario. Facciamo come fanno gli inglesi, che impossible può diventare I'm possible, semplicemente mettendo un apostrofo e staccando la M dalla P. Quindi è interessante anche giocarci con le parole. E Serena, poi, sì, sì? grazie perché veramente sono piccole chicche, dei piccoli semi, e sono quelli che Importanti. speriamo cioè speriamo, quelli che vogliamo che germoglino Ora. ora. Il qui e ora. Esatto. E poi ovviamente ci sono altre, evitare di chiedere dei desideri seriali, paragoni, evitare di chiedere utilizzando i vezzeggiativi, per esempio. E soprattutto una cosa importante è chiedere i propri obiettivi. Ognuno deve salvare se stesso, nessuno può salvare qualcun altro. Quindi diciamo che l'aspetto importante è, se vogliamo salvare gli altri, dobbiamo farlo tramite l'esempio, e quindi che siano gli altri che ci prendano di esempio e facciano. E qui, Mai sì, possiamo prenderli di forza, perché qui, otteniamo l'effetto contrario. sì, qui torniamo al messaggio cristico, all'esempio, ecco, importantissimo. Esatto, Testimonianze, certo. Serena, esatto. grazie infinite. Io ti lascerei la parola un attimo in conclusione a Claudia, che devo dire, a me piace registrare le sue emozioni, perché proprio le sue letture si traducono in emozioni. E prima, quando ti ha sentito, io non so leggere logicamente i temi natali, ma lei, appena aperto il tuo, ha espresso una cosa che mi ha veramente colpita, che adesso oggi di nuovo ho dimenticato la parola, però è rimasta stupefatta proprio per la correlazione col nostro discorso iniziale Sì. sul messaggio cristico. Sì, ho Claudia, detto è da brivido, perché giustamente il tema Natale non è qualcosa di piatto e non è su un foglio o comunque su un cellulare, è una forma che è tridimensionale, per cui io lo vedo a mo' di, come dire, di forma, no? Una forma tridimensionale. Quando ho guardato il tuo, Serena, ho detto, caspita, Serena è un gemelli ascendente cancro. E la cosa che mi ha stupito, ma meravigliato proprio, è che evidentemente tutti gli elementi all'interno del tema Natale hanno una loro collocazione ben specifica e c'è un percorso di passato, presente e futuro. Per cui se l'identità è un gemelli, vuol dire che quel sole, quell'identità deve esprimere, comunicare, immettere nello spazio la parola, no? È il comunicatore, è il messaggero degli dei, il governatore dei gemelli. E il cancro è un po' la direzione della coscienza, il futuro, cioè quali qualità quell'identità deve esprimere. Per cui legandola al cancro, la tua identità è come se tu dovessi lavorare per l'umanità, per la famiglia umana. Ma la cosa ancora sorprendente è che il governatore, diciamo, a livello animico del cancro è Nettuno. E Nettuno è legato al Maestro Gesù. Si trova in sesta casa, il tuo Nettuno, ed è legato quindi all'espressione nella vita manifesta, nel quotidiano, alla cura, al benessere, alla guarigione. Per cui le risorse del tuo sole, della tua identità, vanno orientate all'umanità attraverso le risorse del quotidiano che riguardano sicuramente il messaggio di Gesù, o comunque diciamo l'energia dell'amore, se vogliamo, detto così, che va riversato in quello che è la vita quotidiana per renderla sacra. Inoltre questo Nettuno è collegato con Marte, che comunque riguarda comunque un aspetto del guerriero, il guerriero coraggioso che va oltre l'ostacolo, ma un ulteriore elemento è che Giove,
governatore del segno dei pesci e energeticamente è amore, saggezza, si trova anche lui in pesci, di cui è governatore, in 10ª casa, e Giove è proprio l'amore è fatto persona, quindi richiama il Cristo. E quindi, scusa la digressione, però è importante, ma capisco la complessità. È in 10ª casa questo Giove, diventa il maestro della vita, è un po' la guida, il punto di riferimento per la realizzazione di se stessi, ma anche proprio come vocazione. Nel caso tuo specifico direi che è proprio legato al messaggio dell'amore cristico, e quindi anche che va a salvare poi quell'umanità verso cui tu ti dirigi come coscienza e come identità. Basta. Grazie. Potrei stare qua ore, ma... ma sì, so che comunque sul tema Natale ci sono talmente tante cose da dire. Comunque io ti ringrazio proprio per questa interpretazione del mio tema Natale, perché mi ha affascinato molto anche star qua ad ascoltarti e mi hai dato tra l'altro una responsabilità ulteriore. Sì, esatto. Così voleva essere. È pericolosa la nostra Claudia. Serena, grazie infinite per il tuo tempo, per tutta la tua dolcezza e passione. Io voglio ringraziare voi, però voglio lasciarvi con una piccola chicca molto veloce, cioè che Claudia significa misteriosa e Carla significa donna libera. Meraviglioso, mamma mia. Grazie. Ho sentito una grande vibrazione, un grande calore. Grazie Serena. Grazie Serena. Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio. A presto, buon anno. Ciao. Buon anno a tutti. Ciao.